Eccoci giunti al termine di questo viaggio, alla scoperta dell'energia delle stelle e di come riprodurla in laboratorio per aiutare nella soluzione dell'emergenza ambientale e climatica. Il nostro viaggio è iniziato nel meraviglioso orto botanico della nostra Università di Padova, che è un luogo simbolo dell'ambiente che vogliamo preservare, e termina in un altro luogo simbolo della ricerca, la Specola, la sede dell'Osservatorio Astronomico di Padova dell'INAF. Qui in questo momento ci troviamo precisamente sulla torre, che era già parte di un'antica fortezza medievale dove nel 1777 fu fondato l'Osservatorio Astronomico dell'Università. Da qui si gode una vista bellissima che abbraccia il meraviglioso ambiente naturale che vogliamo preservare e allo stesso tempo abbraccia il cielo dove oggi splende il sole, proprio quel sole di cui cerchiamo di carpire i segreti. E quindi anche quale luogo migliore di una città dove Galileo Galilei, padre del metodo sperimentale, passò i 18 migliori anni della sua vita per tirare le somme su una delle principali sfide per la fisica moderna, la fusione nucleare. La fusione nucleare, il processo che alimenta il Sole e le stelle, un processo che una volta riprodotto in laboratorio potrebbe fornire una sorgente di energia elettrica pulita, libera da CO2, sicura e con un combustibile praticamente illimitato. Un processo dalle potenzialità enormi per un futuro energetico sostenibile. Ma per arrivarci ci stiamo lavorando da circa 60 anni e prima di avere energia elettrica da fusione nelle nostre case ci vorranno ancora dei decenni. Un cammino lungo il quale si sono fatti grandi progressi, ma si sono anche inevitabilmente incontrate grosse delusioni, bruschi stop. E quindi ci chiediamo, ne vale veramente la pena? Riusciremo mai a realizzare la fusione o è solo un sogno? Ecco, sono naturalmente domande lecite e proviamo a rispondere, anche sulla scorta di quanto abbiamo visto nelle 12 puntate precedenti. Allora, innanzitutto occorre dire che il percorso scientifico è stato un percorso di successo. Abbiamo capito molte cose sulla fisica che regola il processo di fusione in laboratorio, grazie agli esperimenti, alle teorie e ultimamente anche alle simulazioni numeriche che diventano sempre più accurate e precise con il progredire del supercalcolo. Abbiamo anche capito gli errori, o perlomeno una gran parte degli errori che abbiamo fatto. Abbiamo colto i punti deboli, i problemi ancora aperti e ci stiamo attrezzando per risolverli. Tra gli strumenti che ci permetteranno di fare ulteriori progressi c'è ad esempio l'esperimento Made in Italy DTT, il Divertor Test Tokamak, che è un esperimento che è stato concepito, progettato e che verrà realizzato proprio qui nel nostro paese, a Frascati, e fornirà, insieme agli altri esperimenti operanti in tutto il mondo, nei prossimi anni informazioni estremamente preziose. E a partire dal 2030 circa, ITER, il grande esperimento in costruzione del sud della Francia, grazie a una collaborazione tra Europa, Giappone, Cina, Corea, India, Stati Uniti e Russia, ebbene ITER avrà il compito di dimostrare la fattibilità scientifica della fusione. E poi dopo ITER, nella seconda metà del secolo, il nostro piano è quello di costruire il primo prototipo di reattore a fusione che si chiamerà DEMO e dimostrerà la possibilità della conversione dell'energia da fusione in energia elettrica. Insomma, nonostante le difficoltà, la strada è tracciata. Abbiamo le idee chiare sui problemi, naturalmente, ma anche sulle possibili soluzioni scientifiche e tecnologiche. C'è confidenza che l'energia elettrica proveniente dalla fusione arriverà nelle nostre case nella seconda metà di questo secolo e ce la faremo.
C'è ancora parecchio da lavorare, ma è necessario farlo, è necessario impegnarsi e la drammatica crisi ambientale che stiamo vivendo è proprio lì a dimostrarcelo. Infatti da tempo gli scienziati lanciano un allarme preciso a proposito del clima. Siamo prossimi a un punto critico, quello che gli anglosassoni definiscono un tipping point, quel momento nel quale piccole azioni che fino a quel momento avevano causato modifiche impercettibili danno invece origine a un cambiamento drammatico dello stato del sistema, in questo caso il nostro ecosistema. E, ecco, pensiamo ad esempio, un esempio fra tutti, il permafrost per esempio, no? Quel terreno perennemente ghiacciato che ricopre circa un quarto delle zone emerse nell'emisfero nord e che cristallizza al suo interno piante, animali, microrganismi. Ecco, il permafrost è un gigantesco serbatoio di gas serra. Pensiamo che ne contiene circa il doppio di quelli di gas serra presenti in atmosfera ed è rimasto per fortuna fino ad oggi sigillato grazie alla sua bassa temperatura, alle sue temperature molto molto basse. Le regioni artiche si stanno però riscaldando a ritmi quasi doppi rispetto al resto del pianeta e il serbatoio già comincia a mostrare le prime crepe, le prime perdite, tanto da far dire ai ricercatori che siamo di fronte al risveglio di un pericoloso gigante. Un rapido rilascio dei gas serra contenuti nel permafrost sconvolgerebbe gli scenari climatici e renderebbe difficilissimo il già ambizioso obiettivo di stabilizzare l'aumento di temperatura del pianeta entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Per invertire la rotta e fermarsi prima del fatidico ultimo passo occorrono cambiamenti radicali in molteplici settori e tra i quali quello energetico. Sul breve termine è fondamentale lavorare sul risparmio energetico, un compito anche di tutti noi, e a livello globale sulla transizione verso fonti rinnovabili e libere da CO2. Ma sul lungo termine la sfida è ancora più complicata. Il nostro fabbisogno di energia primaria in Europa pensiamo che per circa il 70% è ancora dipendente dalle fonti fossili, una percentuale che ovviamente è estremamente elevata e che deve essere drasticamente ridotta. E quando anche pensiamo a un'economia dei trasporti elettrica, ecco, un'economia di questo genere, un sistema di trasporti di questo genere richiedono fonti di produzione di energia elettrica libere da CO2, disponibili in grandi quantità, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, il cosiddetto base load con un termine anglosassone. Sul lungo termine la fusione è una soluzione potenzialmente importantissima per questa drastica transizione che ci aspetta. La strada è stretta, è in salita, ma bisogna percorrerla. La ricerca è una potente alleata e può dare un contributo fondamentale alla salvaguardia del pianeta e naturalmente perché ciò accada occorrono investimenti adeguati. Costruire grandi esperimenti richiede finanziamenti, ma se guardiamo in prospettiva sono soldi ben investiti. Pensiamo anche solo alle ricadute industriali e tutto sommato non parliamo neppure di cifre gigantesche se rapportate all'entità della sfida per la salvaguardia del nostro pianeta. Pensiamo che l'intero investimento per la costruzione di ITER è pari a circa quello che tutto il nostro pianeta spende più o meno in un paio di giorni per l'elettricità. Bene, eccoci, siamo appunto a Padova, la città che si stende qui un po' sotto di noi, una città che ha un'università che nel 2022 compirà 800 anni. 8 secoli di storia che hanno arricchito tutti noi, che hanno arricchito tutto il mondo. Oggi noi però rischiamo di lasciare ai nostri discendenti un mondo nel quale la civiltà umana potrebbe durare molto meno di questi 8 secoli. Ecco quindi che proprio qui, a partire da Padova e da questa lunga secolare tradizione universitaria, abbiamo la responsabilità di agire e la ricerca ci può aiutare. Il futuro è nelle nostre mani
e la fusione potrà essere una protagonista di questo futuro energetico sostenibile. Come disse un famoso fisico russo, Artsimovich, la fusione verrà realizzata quando l'umanità ne avrà bisogno. Ecco, oggi ne abbiamo bisogno. Quel momento è arrivato e non possiamo più voltarci da un'altra parte.